come può un chip comunicare col cervello umano? All'inizio del 2024 Elon Musk ha annunciato Neuralink, il primo chip senza fili impiantato nel cervello di una persona completamente paralizzata, che è riuscita così a giocare a scacchi sul computer o altri videogiochi, usando solo il pensiero per muovere il cursore sullo schermo. Il paziente ci è riuscito grazie a un'interfaccia cervello-macchina sviluppata da alcuni ricercatori negli Stati Uniti. Grazie al progetto Mnesis, finanziato dal PNRR, ricerche simili sono in corso anche in Italia. Il laboratorio di neurofisiologia del sistema visuomotorio di Bologna è in prima linea nello studio dei meccanismi neurali che consentono lo sviluppo di queste tecnologie, con l'obiettivo di restituire autonomia a persone con lesioni spinali. Ma come funzionano queste interfacce? Prima di tutto dobbiamo capire come il cervello elabora le informazioni che ci permettono di muoverci e interagire con l'ambiente. I nostri team stanno studiando quali aree del cervello siano più adatte per attivare e controllare le interfacce, così da permettere ai chip di leggere le intenzioni di movimento e, in futuro, trasformare i pensieri in azioni. L'obiettivo ambizioso è permettere a pazienti con lesioni spinali non solo di muovere un cursore, ma di controllare dispositivi esterni e interagire con l'ambiente. La principale applicazione clinica di questi sistemi è volta a migliorare la qualità di vita di pazienti con gravi deficit motori dovuti a lesioni spinali o patologie come il Parkinson. In futuro le sedie a rotelle elettroniche potrebbero muoversi grazie ai segnali del cervello e un paziente potrebbe usare un braccio robotico per afferrare gli oggetti. Questi sistemi nascono dall'incontro tra neuroscienze, intelligenza artificiale e informatica, incontro che è stato possibile in Italia con la convergenza scientifica data dal PNRR, che ci consente di affrontare in modo interdisciplinare il tema complesso delle neurotecnologie. Al termine del progetto potremo essere in condizioni di aiutare un paziente a muoversi verso un luogo di interesse o a usare un'auto artificiale per afferrare un oggetto, tramite strumenti elettronici sviluppati dalla commistione di competenze neurofisiologiche, neurochirurgiche, bioingegneristiche. Una migliore comprensione dei processi cerebrali, insieme a un avanzamento nella raccolta e nella interpretazione dei segnali, ci sta portando verso una nuova generazione di interfacce cervello-macchina, interfacce capaci di restituire funzionalità perse grazie proprio alla ricerca.